Il Vangelo di Luca comincia con la nascita di Gesù. Narrando il modo in cui Gesù annuncia la buona notizia del regno di Dio ai poveri, Luca ci mostra come egli sia il Messia e il vero profeta di Dio a Israele. In questa sezione Gesù intraprende un lungo viaggio a Gerusalemme insieme ai suoi discepoli, dove si uniranno a migliaia di israeliti per celebrare l'antica festività della Pasqua ebraica. Ora Luca vuole che questo viaggio dalla montagna a Gerusalemme ci ricordi quello intrapreso dall'antica Israele con Mosè quando gli israeliti si diressero dal monte Sinai alla terra promessa, e poi successivamente quando re Davide aveva stabilito Gerusalemme come loro capitale. Pertanto Luca cerca di rappresentare Gesù sia come un nuovo Mosè che rinnova il patto di Israele con Dio, sia come un nuovo Davide che riunisce il suo popolo nel suo regno e sotto il suo governo. Quando Gesù lascia la città, invia gruppi dei suoi seguaci a precederlo, perché preparassero gli abitanti delle altre cittadine al suo arrivo. Gesù sarebbe quindi arrivato annunciando la buona notizia del regno di Dio e avrebbe esortato le persone a seguirlo unendosi a questa cosa nuova che Dio stava per fare in Israele. In questa sezione sono presenti molte parabole e molti dei suoi insegnamenti. In particolare impariamo come seguire Gesù ci costringa a vedere in modo diverso il denaro, la risoluzione dei conflitti e il modo di trattare i poveri. In ogni paese Gesù creava comunità di persone che imparavano a vivere in un modo completamente nuovo, in cui l'avidità diventava generosità e l'ira perdono. In queste comunità gli emarginati e i rigettati sono i benvenuti. Insomma, buone notizie per i poveri. Si tratta di uno dei temi principali del Vangelo di Luca. Certo, e lo troveremo in tutta questa sezione. Gli emarginati che Gesù guarisce, le prostitute umiliate alle quali si avvicina, gli esattori delle tasse che egli accoglie. Ecco gli abitanti del regno di Gesù. I leader religiosi di Israele osservano tutto ciò e cominciano a criticarlo. Se è davvero il profeta di Dio, perché accoglie i peccatori e mangia insieme a loro? Le cene descritte in questa sezione mostrano le due parti in piena competizione. Le cene organizzate da Gesù sono un simbolo di come il regno di Dio sia aperto ai malati e ai poveri, alle persone che non potrebbero mai ripagarlo. Ma Gesù partecipa anche a banchetti con i leader religiosi di Israele. E ne espone le ipocrisie, accusandoli di essere diventati un club sociale esclusivo ed arrogante. Ma i leader continuano a fare orecchie da mercante. Allora Gesù narra loro questa parabola. Un padre ha 2 figli, Il maggiore è fedele e onora suo padre. mentre il minore è messo male. Si ribella, si fa consegnare l'eredità prima del tempo, va via di casa e sperpera tutto il denaro facendo festa e comportandosi da idiota. Poi però la sua terra viene colpita da una carestia e per di più rimane senza un centesimo. E così per sbarcare il lunario finisce per pascolare i maiali di un contadino. Ha tanta fame che persino il mangime dei maiali gli sembra appetitoso. A quel punto pensa che se deve comunque lavorare in una fattoria farebbe meglio a tornare a casa e a lavorare per suo padre. Almeno non dovrò mangiare il cibo dei porci, pensa. Nel viaggio di ritorno a casa prova e riprova il suo discorso di scuse. Nel frattempo, il padre è certo che suo figlio non sia sopravvissuto alla carestia. Un bel giorno, però, vede il profilo di una persona che cammina in lontananza. È suo figlio, non è morto. E così il padre corre dal figlio, lo abbraccia e lo bacia. Il figlio inizia quindi il suo discorso. Non mi merito di essere chiamato tuo figlio. Forse potrei venire a lavorare per te. Ma prima di poter finire la frase, il padre chiama i servi per farsi portare la veste più bella, sandali nuovi e un anello elegante, tutto per suo figlio. Devono anche preparare un banchetto. È ora di festeggiare. Più tardi, quello stesso giorno, il figlio maggiore torna da un lungo giorno di lavoro nei campi e scopre che suo fratello, il perdente ormai dato per scomparso, è tornato a casa. E tutti stanno festeggiando. Perde le staffe. Pensateci un attimo. Lui, che è stato fedele a suo padre per tutti questi anni, non ha mai avuto una festa come questa. E invece la pecora nera della famiglia torna a casa e si festeggia in suo onore. È disgustoso. Per questo motivo si rifiuta di unirsi ai festeggiamenti. Il padre vede il figlio maggiore fuori casa e gli dice: Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Gesù vuole che i leader religiosi vedano gli emarginati così come li vede Dio. Figli e figlie che sono stati strappati alla morte. La comunità del regno di Gesù è aperta a tutti. L'unico requisito per farne parte è umiliarsi
e riconoscere il proprio bisogno della misericordia di Dio. E così il rifiuto dei capi religiosi nei confronti di Gesù e dei suoi discepoli è in realtà un rifiuto nei confronti del Dio di Israele. Ai leader ovviamente non piace questo discorso. Quando il viaggio di Gesù giunge alla fine, il conflitto ha ormai raggiunto la tensione massima. Mentre Gesù si prepara a raggiungere Gerusalemme per la Pasqua ebraica, loro ne complottano l'omicidio. Ed è di ciò che parla la prossima sezione del Vangelo di Luca.